Ciao amici e amiche del segno dell'Ariete, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 2 al 17 febbraio, dove troveremo la luna nuova in Acquario. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. Adesso possiamo partire, andiamo ad accendere la nostra luna. Vediamo dal punto di vista astrologico che impatto avrà questo periodo per voi, soprattutto la luna nuova in Acquario. Questa ci donerà maggior fiducia, ottimismo, senso di libertà e indipendenza, nuova ispirazione, un forte entusiasmo, sia l'ambizione proprio di portare avanti dei progetti importanti o anche di pianificarne dei nuovi, poi anche di allontanare la negatività, i pregiudizi, insomma le cose non tanto buone per noi, e anche ottimo periodo per fare delle conoscenze interessanti, incontri, eccetera. Soprattutto poi da fare attenzione alle energie un po' a sfavore, cioè ci sarà forte sensibilità, alcune emozioni potrebbero essere molto forti e quindi potremmo sprecare le nostre energie in cose inutili, anche con il rischio di esplosione di rabbia, di tensione, irritazione, perché alcune aspettative potrebbero non essere soddisfatte. Quindi queste sono le energie a livello astrologico. Adesso andiamo a vedere proprio riguardo voi. Quindi cosa vogliono dire gli oracoli, nel senso proprio per voi dell'Ariete, che tipo di impatto avrà questa luna. Con la prima carta si fa un po' il punto della situazione per cercare di capire il punto di partenza, magari un tema dominante, un qualcosa che dobbiamo sapere, attenzionare. In questo caso esprimere desideri ha a che fare con i nostri sogni e anche col credere nel nostro potere, ovviamente anche dei sogni e dei desideri che vogliamo esprimere. Quindi dobbiamo pensare in questo momento in termini di possibilità, di positività, anziché di limitazione. Dobbiamo ricordarci che attiviamo ciò che pensiamo, quindi se noi già partiamo dicendo non ci riesco, non ce la faccio, questa cosa non si realizzerà mai, eccetera, eccetera, cose del genere, partiamo già col piede sbagliato. Invece pensare in termini di possibilità ci dà quell'energia, quella spinta di lasciarci alle spalle proprio alcuni limiti, perplessità e negatività, appunto. Anzi, questo direi che è il momento più adatto e propizio per fare questo. Quindi, capito un po' il nostro punto di partenza, con la seconda carta parliamo di osservatore delle stelle. Anche questa è sempre in termini di positività, però ha a che fare un po' di più al pensare. L'abbiamo anticipato già prima, infatti questa punta proprio sulle nostre aspirazioni, sulle ambizioni, di pensare che cosa si vuole, di visualizzare il proprio obiettivo. Se abbiamo degli schemi negativi, appunto questo è il momento giusto per sostituirli, comunque fare dei piccoli passi in avanti e offrirsi al mondo, io dico così, offrirsi al mondo nel senso anche al mondo delle possibilità, dei nostri sogni, dei nostri obiettivi, per chi può avere interesse nella conoscenza, nella socializzazione, eccetera, eccetera. Quindi ognuno di noi poi ha le proprie aspettative che ovviamente non devono essere eccessive. Diciamo, vi ricordo sin dall'inizio che abbiamo visto che un qualcosa di troppo ambizioso, di troppo difficile, potrebbe destabilizzarci, e quindi occhio sempre alle illusioni. Quindi crederci assolutamente sì, anche la superluna ci fa capire che
ci fa, una specie di rassicurazione, vuol dire che il nostro impegno verrà ricompensato e quindi per certi aspetti, una volta compreso alcune cose, siamo sulla strada giusta. Sarà giusta, come vi dicevo, verso il successo, verso la progressione. In genere questa parla un po' in tutti gli ambiti della vita, quindi, di, prendere quell'impennata di energia proprio per affermarsi, però essere costanti. Sono energie molto, molto forti. Magari voi mi direte un po' in contrasto con, la luna nuova, può anche essere perché magari si ha la possibilità di cogliere, questa luna, di più per centrarsi su se stessi, per andare a eliminare quello che ci blocca, ripulirsi un attimino, ma proprio per cercare di spingere al meglio le nostre aspirazioni. E adesso andiamo a vedere l'oracolo dello sciamano. Cosa vuole dirvi con i suoi suggerimenti? Troviamo il fuoco. E beh, il fuoco è proprio la vostra energia che probabilmente deve essere utilizzata. Parla di forza trasformatrice, di distruggere o illuminare, quindi di capire bene che magari la nostra passione, la nostra volontà, le nostre intenzioni possono avere una spinta che però deve essere canalizzata in base al nostro potere. Poi può essere potere creativo, può essere anche il desiderio di cambiamento, che però arriva attraverso la sfida, la prova, la consapevolezza di mostrare attenzione, però di quell'attenzione che nutre i nostri pensieri e anche la nostra interiorità, quindi far sì che questo fuoco possa ardere dentro di voi e che questa bellissima energia deve essere allineata al vostro cuore. L'altro messaggio arriva dalla redenzione dell'anima, un messaggio molto molto interessante perché parla di impegno, di onorare se stessi, di riconoscere magari ciò che è trascurato, disperso, sottovalutato e quindi anche cercare di recuperare, di ricordare alcune cose proprio per poterle guarire in questo periodo. Anche proteggere i propri spazi, non solo esterni, interiori, no alle illusioni, cercare anche di fare attenzione alla distrazione, cioè come dispersione delle nostre energie. Quindi c'è tanto tanto da fare, come vedete ci sono tante indicazioni, vuol dire fermento in questo periodo, ma probabilmente è tutto portato verso l'ottenimento di un qualcosa per voi di molto importante e il mondo inferiore ha proprio a che fare con la nostra interiorità, con lo spazio interiore, con l'inconscio. Ci sono delle risposte nascoste che devono essere cercate, forse anche dei tesori che abbiamo dentro di noi, possono essere delle capacità inespresse, un qualcosa che magari dobbiamo ascoltare di noi e quindi scoprire, un potenziale spirituale a volte, può essere un potenziale effettivo, un sogno che vogliamo realizzare. Quindi ci deve essere una specie di comunicazione tra conscio e inconscio, sapere che si ha un potere personale, quindi ascoltarsi per ritrovare l'energia, soprattutto se vi sentite un po' scarichi, avete bisogno di recuperarla e quindi bisogna fare un atto di fiducia, ascoltare il proprio cuore, la propria sensibilità e l'intuito. Queste sono tutte le indicazioni per un periodo che è abbastanza intenso, quindi ascoltarsi effettivamente per incominciare a cullare, coltivare, esprimere i vostri desideri che poi si realizzeranno in una fase successiva, soprattutto quelli un po' più difficili da realizzare, dove ci vorrà un po' più di tempo. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!